Oh, ciao a tutti cari Bass Walkers, ben ritrovati. Allora, abbiamo iniziato col botto oggi, l'avete riconosciuto questo brano? Spero di sì, spero che sappiate di chi stiamo parlando, ovviamente, e parliamo comunque dei Pink Floyd in generale, e per farlo ovviamente non possiamo esimerci dal parlare del bassista dei Pink Floyd, ovvero l'immenso Roger Waters. Perché immenso? Perché è bassista, mica bassista, ma non è molto bravo, ma la tecnica. Allora, oggi cerchiamo di capire chi è il signor Roger Waters, cerchiamo di capire cosa hanno fatto i Pink Floyd nella storia e poi tireremo le nostre conclusioni. Prima di farlo, prima di addentrarci nel percorso storico che voglio fare insieme a voi per cercare di capire quali sono state tutte le tappe di questa strepitosa band e cosa ha fatto anche lo stesso Waters dal punto di vista bassistico ma anche e soprattutto compositivo, voglio analizzare questo che è stato il primo brano che abbiamo sentito. Abbiamo detto One of These Days, brano del 71 inserito nell'album Meddle. Allora, la caratteristica principale che avrete riconosciuto di questo giro di basso è il fatto che è molto effettato, c'è questo delay, questa sorta di delay. Come fecero a ottenere questo sound così particolare? Allora, pare che il basso di Waters fu inserito nel Benson, quindi nell'effetto Benson per chitarra dei tempi di Gilmour. Non solo, pare addirittura che fosse lo stesso Gilmour ad averlo suonato, perlomeno una traccia di basso, perché poi in realtà ci fu una seconda traccia di basso. A tal proposito, lo stesso Gilmour ebbe modo di dichiarare questa cosa. Per qualche ragione decidemmo di duplicare la traccia di basso. Potete sentirla bene se l'ascoltate in stereo. Il primo basso sono io. Una misura dopo, in realtà ve lo dico io, sono 4, entra il basso di Roger sull'altro lato dello stereo. Non avevamo una muta di corde di ricambio e così il suono del secondo basso risulta molto più noioso. Mandammo un Rodi a comprare una nuova muta, ma sparì per andare a trovare la sua ragazza. Ecco, questo aneddoto che ci aiuta a capire tantissime cose. Ma parliamo un po' di come potremmo tentare vagamente di imitare questo suono. Mi sono segnato i settaggi che ho utilizzato io. Io non ho fatto nient'altro che utilizzare un piccolo zoom B3, famosissimo, multi-effetto, molto economico, ma con dei suoni abbastanza carini. Ecco, questo è il setup che mi sento di condividere con voi. Allora, ho utilizzato quell'effetto che si chiama Analog Delay e l'ho impostato in questo modo. Il tempo a 320 millisecondi, un feedback a 53, mix totalmente a 100, un livello generale di uscita a 115. La cosa importante è che ho regolato anche i BPM della drum machine dello zoom, perché questo mi consente di far andare a tempo il mio delay con appunto quelli che sono i BPM che ho scelto per l'esecuzione. In questo caso sono 138,
perché la sequenza che ho utilizzato sotto era quella velocità, potevo scegliere qualunque altra velocità che più si adeguava ovviamente a quello che volevo suonare. Questo vale un po' come regola generale, ve lo do anche come consiglio. Allora, in realtà, prima di cercare di ottenere questo suono, anch'io, come avrebbe fatto chiunque, come ha fatto probabilmente chiunque, ho cercato dei tutorial in rete per capire un po' quali altre soluzioni possibili, per poi decidere esattamente come gestirla. Ho trovato un po' di tutto, quindi sicuramente la base del suono deve essere un delay, che non sarà mai quello di un Benson di quegli anni, però quantomeno possiamo avvicinarci. Qualcuno suggerisce di utilizzare anche un booster prima del delay e qualcun altro addirittura anche un tremolo dopo il delay, ovviamente impostato con gli stessi settaggi di tempo del delay e magari dandogli dei colori un po' diversi. Insomma, sperimentate, cercate di sperimentare se volete suonare questo brano e cercate di avvicinarvi il più possibile. Sappiate che in ogni caso, come ho fatto anch'io nella registrazione per questo video, dovete avere due linee di basso. Sarebbe utile avere due linee di basso. Una è quella effettata, in questo modo. Quindi sentite che la ritmica è semplicemente una serie di ottavi shuffle, tanta, 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 questo è quello che dovete fare rigorosamente con il plettro. Sull'altro canale poi potrete mettere un basso che fa la stessa identica parte ma senza l'effetto. Meglio ancora se questo basso, proprio per imitare quello che diceva Gilmour di Waters, ovvero il fatto che questo basso aveva le corde un po' vecchie, magari chiudete il più possibile i toni per farlo risultare un pochino più scuro come suono, mentre l'altro effettato magari un pochino più brillante. Ecco, questo è a mio modo di vedere come possiamo cercare di arrangiare questa linea, che ovviamente non sarà mai come quella vera, a meno che voi non abbiate, e ve lo auguro, un Benson in giro. Ma cominciamo ad addentrarci nella storia, cominciamo a capire chi sono i Pink Floyd, chi erano i Pink Floyd e come sono evoluti negli anni, cosa hanno portato alla musica. Si dice generalmente che i Pink Floyd abbiano avuto tre fasi: la fase Syd Barrett, la fase Roger Waters e la fase David Gilmour. Ovviamente ogni fase corrisponde a chi era più o meno il leader della band in quel momento. La fase Syd Barrett durò pochissimo, la band si formò intorno alla metà degli anni 60, erano tutti compagni di scuola, più o meno amici, formano questa band, sono dei ragazzi giovani. Syd Barrett è quello che si occupa di scrivere il grosso del materiale che poi andrà a essere registrato. Nel 67 appunto entrano in studio per la prima volta, registrano il loro primo album che è The Piper at the Gates of Dawn. In questo album chiaramente si sente tantissimo l'influenza del compositore principale, ovvero il buon vecchio Syd Barrett, che però da lì a poco, come è noto, va fuori di testa, entra proprio in un circolo di pazzia. La band decide di allontanarlo, già alla fine dello stesso anno, a dicembre, viene totalmente cacciato dalla band e al suo posto entra David Gilmour. Il problema è che la band comunque continuerà a subire l'influenza, un po' per il legame umano che c'era con Syd Barrett, un po' anche perché comunque era lui che scriveva il grosso del materiale, quindi gli altri nel compito di provare a portare avanti loro la situazione e a scrivere si rifacevano molto a quello che erano le sue idee, il suo modo di concepire la musica. Addirittura nel secondo disco, che fu il primo senza Syd Barrett, ovvero Saucerful of Secrets del 68, ci fu ancora un brano composto dallo stesso Barrett, che era Jug Band Blues. Anche negli altri brani comunque continua a sentirsi la sua influenza. A proposito di questo album c'è anche qui un piccolo aneddoto da raccontare, ovvero il fatto che pare che né Mason né lo stesso Waters sapessero scrivere la musica. Quindi quando dovettero comunicare al produttore Norman Smith la struttura della title track, utilizzarono una notazione ad hoc, cioè creata da loro, che solo loro potevano capire, e cercarono in questo modo di farla capire, di far comprendere di cosa stessero parlando anche a Norman Smith. Ecco, questo brano in particolare è un brano di più sezioni, cosa che poi ritroveremo spesso nei dischi futuri dei Pink Floyd, quindi comunque capite che già la struttura doveva essere di per sé abbastanza particolare. Passa un altro anno, i Pink Floyd tornano in studio e registrano Ammagamma. Ammagamma in realtà è un doppio disco di cui la prima metà, quindi il primo LP, è nient'altro che un live registrato in un loro concerto, e poi c'è un secondo disco. Continua la loro produzione. Di questo periodo è anche, se non sbaglio, la colonna sonora di More, un film di cui appunto loro furono autori della colonna sonora. Nel 70 invece esce un nuovo disco che è Atom Heart Mother. Atom Heart Mother ha una storia un po' particolare, nel senso che fu un disco criticato
dalla band stessa. Leggete cosa disse Gilmour di questo disco. Lo definì un carico di spazzatura, mentre invece Waters addirittura ebbe modo di dire che avrebbe voluto gettarlo nella spazzatura e non farlo ascoltare mai più a nessuno. Ecco, pensate che questo pessimo album rimase nelle chart inglesi per ben 18 settimane, raggiungendo anche nell'ottobre del 70 il primo posto. Ed eccoci finalmente al 71, ovvero l'anno in cui esce Meddle, album da cui è tratto il brano che abbiamo sentito in apertura. In questo disco c'è da dire anche un'altra cosa, che esteticamente furono molti gli spunti presi dal minimalismo americano da parte della band. La band dichiarò anche in seguito di ispirarsi in quel periodo a compositori come la Monty Young, Terry Riley o Steve Reich. Se non conoscete il minimalismo, vi invito ad andare ad ascoltare qualcosa di questi tre compositori che sono un po' i capostipiti per cercare di capire di cosa stiamo parlando e quali potrebbero essere le similitudini con i dischi dei Pink Floyd di quei tempi. Sempre in merito a Meddle, ricordiamo che è anche l'album che contiene la celeberrima Echoes Suite di 20 e passa minuti, divisa anche questa in diverse sezioni, che rappresenta forse uno dei massimi apici della carriera dei Pink Floyd, nonché uno dei loro brani ovviamente più famosi. Ma ci vorranno ancora 2 anni prima che la band trovi la propria vera identità, e questa volta lo fecero con il botto, perché nel 1973 uscì niente po' di meno che The Dark Side of the Moon. Cosa si può dire di questo disco che non è ancora stato detto? Allora, il brano che abbiamo sentito era Time, ovviamente la parte del solo di chitarra. The Dark Side of the Moon venne registrato interamente agli Abbey Road Studio sotto la sapiente guida di Alan Parsons, che fino a quel momento aveva già avuto modo di lavorare a dischi dei Beatles come Let It Be e come lo stesso Abbey Road. Alan Parsons ebbe modo di dire questa cosa della sua esperienza con i Pink Floyd. I membri della band erano molto esperti dello studio di registrazione, erano presumibilmente la band tecnicamente più preparata a registrare, sapevano tutto ciò che si poteva ottenere in uno studio e ne trassero pieno vantaggio. Mi fecero lavorare duramente, facevano sempre lavorare duramente i loro tecnici per sfondare le barriere. Una delle cose che sicuramente caratterizzò The Dark Side of the Moon fu l'ampio uso della tecnologia, di strumenti altamente innovativi. Uno di questi era questo. Questo è un EMI TG12345, ovvero un registratore multitracce a 16 piste, pensate. Fino a quel momento il grosso dei dischi era registrato con 4, al massimo con 8 piste separate. Loro per una delle prime volte registrarono su 16 tracce separate, con tutto quello che ne conseguì, ovvero il fatto di poter raddoppiare determinate parti di chitarre, di voci, giocare molto con gli effetti. Un'altra cosa che caratterizzò molto il sound della band fu l'ampio uso dei più nuovi, dei più recenti per quell'epoca sintetizzatori. Uno era questo, l'EMS VCS3. Lo potete sentire chiaramente questo strumento su brani come la stessa Time piuttosto che Any Color You Like. Un altro synth che venne utilizzato nelle registrazioni di questo disco fu questo. Questo si chiama EMS Synthi AKS e ha come caratteristica principale il fatto che fu uno dei primi synth ad avere al suo interno un sequencer. Che cos'è un sequencer? Un sequencer è un aggeggio elettronico che ti permette di pre-registrare alcune parti, programmarle
più che registrarle veramente, e poi farle suonare da sola alla macchina. È una cosa che il giorno d'oggi avviene in qualunque studio, per qualunque brano di qualunque genere musicale. Ma signori, stiamo parlando del 1973. Allora, abbiamo parlato di sintetizzatori, abbiamo parlato di sequencer, vorrei darvi un'idea un pochino più chiara di quello che stiamo dicendo, portandovi all'interno del mio studio dove vi farò vedere esattamente che cos'è un synth, come funziona e che cos'è un sequencer e che cosa può fare. Allora, questo è un sintetizzatore analogico, che quindi richiama abbastanza fedelmente quello che era, quello che avevano di fronte i Pink Floyd a quei tempi, pur essendo ovviamente una macchina un pochino più limitata, più recente e tutto il resto. Comunque il funzionamento, che è quello che vogliamo capire, dovremmo riuscire a percepirlo già da qua. Allora, un sintetizzatore fondamentalmente che cosa fa? Genera dei suoni partendo dal nulla, partendo da degli oscillatori che non sono nient'altro che generatori appunto di un qualche suono, un qualche tipo di forma d'onda complessa, quindi non proprio una sinusoide. Possiamo generare con questo primo oscillatore VCO1 un'onda di questo tipo, questo è il secondo oscillatore e via dicendo. Non entriamo troppo nei dettagli. Comunque fondamentalmente sappiate che io ho dei suoni che posso appunto generare tramite queste forme d'onda e andare appunto a modificare attraverso tutta una serie di parametri che sono appunto poi i filtri, l'ADSR, ovvero attacco, decay, sustain, release, di cui non parliamo in questo momento, non ce ne frega più di tanto. Comunque fondamentalmente tutta questa parte del cervellone del sintetizzatore è quella che serve per generare il suono. Ma la cosa interessante, la cosa su cui vogliamo soffermarci è appunto questo. Questo è un sequencer. Fondamentalmente, fateci caso, vedete che ci sono 4 linee, ognuna di queste linee ha sotto 4 tastini. Ognuno di questi tastini rappresenta un sedicesimo, chiamiamolo così, della battuta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In questo modo io posso scrivere, ovvero dire a questa macchina che nota suonare in questo punto. Schiaccio questo, suono questa nota, schiaccio questo, suono quest'altra nota. Qui magari lascio una pausa, quindi non suono niente, schiaccio quest'altro, lui si illumina, vedete come funziona, si illumina e si spegne. Quindi io posso generare una sequenza, ovvero una frase che poi, una volta stabilita la velocità di metronomo che posso dare anche al sintetizzatore in questo modo, guardate. Avete visto i BPM, io in questo modo posso poi schiacciare play e far partire una sequenza, ovviamente associata al suono che avrò creato o in questo caso anche a dei suoni presettati che sono stati costruiti in parte dall'azienda costruttrice della macchina, la Korg, e in parte ci sono anche i miei, vabbè adesso non ce ne frega niente. Fondamentalmente quando io farò partire la sequenza play succederà questa cosa. Vedete che lui suona da solo, seguendo quello che io ho scritto. In questo punto avrò scritto delle note, qui delle pause, eccetera. Posso cambiarla questa sequenza, sentite cosa succede. Sentite? Qua tutti i sedicesimi sono stati suonati con quest'altro tipo di suono che richiama più un flauto. Sentite quest'altra. Quindi capite quante cose si possono fare con un sequencer di questo tipo. Ripeto, un sequencer di questo tipo al giorno d'oggi è veramente all'ordine del giorno su qualunque macchina. Sui software che usiamo anche per registrare, fondamentalmente grossa parte di questi software sono sequencer, tipo questo. Ai tempi era una grossa novità, una grossa rivoluzione. Bene, spero che questa digressione possa avervi fatto capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Non fu solo quella dei synth l'unica innovazione, non fu solo l'uso di questo multitraccia 16 piste, ci fu anche un ampio uso di loop, ovvero parti tagliate, ripetute. Il classico esempio è quello di Money. Ascoltate attentamente l'intro di Money. Cosa fece Waters per ottenere questo sound? Prese questo aggeggio è un Revox A77, un registratore. Si recò nello studio di ceramica in cui lavorava la moglie e iniziò a registrare registratori di cassa, tintinnio di monete, strappo della carta. Poi cosa fece? Tornò in studio, tagliò questo nastro registrato in 7 pezzi di lunghezze diverse e li giuntò in modo da creare quella sequenza che ancora oggi potete sentire all'inizio di questo brano storico. Questa sequenza, questo modo di fare loop, questo loop è probabilmente uno dei più famosi e fu ai tempi uno dei più innovativi della storia, quindi rendiamoci conto di che cosa stiamo parlando. Benissimo, chiudo perché su The Dark Side of the Moon potremmo parlare ancora per ore ed ore. Se vi interessa l'argomento vi invito a vedere
un video di un mio collega Claudio Cicolin, canale per chitarristi ma pieno di materiale assolutamente interessante. Trovate il link qui sotto. Claudio ha girato un video in cui ha parlato di The Dark Side of the Moon in modo abbastanza approfondito per raccontarvi un po' quello che era il making of di questo disco. Ve lo consiglio perché è veramente molto molto interessante. Capite che quando una band realizza una The Dark Side of the Moon, poi è dura riprendersi. Il disco ovviamente ebbe un successo mondiale, rimase non so quanto tempo in classifica, ma fino a non molto tempo fa, vi assicuro. Quindi voglio dire, stiamo parlando di un disco che è stato un capolavoro, che ha cambiato anche le loro esistenze e lo sapevano benissimo, tanto è vero che si sentivano un po' tra virgolette svuotati. Una volta ritrovatosi in studio, non era più quella band così fresca, così pronta a realizzare nuovo materiale. Ed ecco che prese in mano la situazione, come sempre, il buon Roger Waters. Ed è qui forse che definitivamente assunse il ruolo di leader della band, perché mentre per gli altri fu ancora più difficile, ricordiamo che Mason, per esempio, il batterista, usciva da un divorzio, andò in studio a terra, a pezzi, svuotato, apatico, lo definivano i suoi bandmates in quel momento. Gilmour pensava di reimpastare materiale scartato da cose precedenti, quindi comunque capite che era una band veramente senza idee, che aveva l'esigenza, se non l'obbligo addirittura, di realizzare un nuovo disco, e Waters uscì con le sue idee. Il punto di partenza non furono nient'altro che dei brani inediti che avevano iniziato a suonare nel tour precedente, ma poi Waters si rese conto che la cosa poteva virare grazie anche a un'idea di Gilmour, che erano semplicemente queste 4 note. Non si possono non riconoscere. Elaborare qualcosa che avesse a che fare con la storia del loro amico Syd Barrett, quindi pensarono a un disco, diciamo così, da dedicare. Questo brano, Shine on You Crazy Diamond, si riferisce proprio a lui, la stessa Wish You Were Here, che è la title track del disco, che a questo punto uscirà nel 75, era dedicata a Syd Barrett. È esattamente il settembre del 75 e questo disco, Wish You Were Here, debutta al numero 1 sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Il lavoro seguente uscì nel 77, ancora grazie a una serie di idee di Roger Waters, che questa volta voleva realizzare un disco, diciamo così, basato su quello che era uno dei capolavori di George Orwell, il celeberrimo La fattoria degli animali, e ci riuscì realizzando brani come Dogs, Sheep. Ogni brano rappresentava una delle diverse classi sociali. C'erano i pigs, porci, c'erano sheep, le pecore, e c'erano i dogs, i cani. Purtroppo non fu un periodo proprio roseo questo, perché qui che iniziarono i primi dissapori tra Waters e il resto della band, in particolare da parte di Gilmour, che si sentiva un po' escluso. Waters aveva veramente una forte leadership e Gilmour era quello che più di tutti soffriva di questa cosa, essendo anche lui un compositore, un portatore di idee. Le sue idee però si trovavano sempre schiacciate dalla forte personalità di Waters e dal suo modo di predisporre le sue idee. Pensate che in questo periodo, grazie a questo disco, i Pink Floyd cominciarono a suonare negli stadi
e pare che Waters aveva l'abitudine di presentarsi ai concerti per conto suo, separato dal resto della band, quindi qualche segnale che le cose cominciavano a girare male effettivamente stava arrivando. Bene, ci troviamo così nel luglio del 78. Waters, pur nel mezzo di una personale dura crisi finanziaria, si trova a presentarsi in studio e presenta alla band due idee. La prima aveva il nome di The Pros and Cons of Hitchhiking e diventò poi in realtà il suo primo disco solista. L'altra la definì semplicemente Bricks in the Wall.
preferito scegliere questo brano piuttosto che la classica Another Brick in the Wall. Dai, perdonatemi, è un brano secondo me meraviglioso contenuto in questo capolavoro, ennesimo capolavoro. Una cosa importante da dire di questo disco è che durante le registrazioni venne, pensate, licenziato Richard Wright, tastierista, perché accusato dagli altri membri della band di non portare tanto quanto facevano gli altri tre. Non era, secondo loro, così dentro il progetto e pareva un po' un esterno, pareva quasi un turnista, un mero esecutore. Questa cosa fece molto arrabbiare i membri della band, che decisero di allontanarlo proprio durante le registrazioni del disco. Quindi Waters partecipò, ma in tutto e per tutto da membro esterno, da turnista. In quel momento la band era formata solo da 3 elementi. Ciò nonostante i vari dissapori che continuavano, il 30 novembre del 79 il disco debuttò al primo posto della Billboard e ci rimase per parecchio tempo. Da questo disco, come spero ben sapete, è stato anche tratto un film di Alan Parker, vi consiglio vivamente di guardarlo, avrete modo di capire tutta la storia che c'è all'interno di questo meraviglioso concept. Ma purtroppo per noi la storia dei Pink Floyd, così come li conoscevamo fino a quel momento, stava un po' andando a sparire. Ci fu spazio per un ultimo disco, The Final Cut, strutturato più o meno come tutto quello che avevano fatto fino a questo momento, ovvero idee di Waters, che per questo disco in particolare dichiarò di essersi, diciamo così, ispirato a quello che stava succedendo in quel momento nelle Falkland. Siamo nell'82 e esce infatti The Final Cut. È l'ultimo disco, da questo momento in poi saranno solo disastri purtroppo per la band, nel senso che Waters e Gilmour si separano definitivamente. Furono in causa per la questione del nome, perché Waters non voleva che il resto della band, se avesse deciso di continuare come trio, vantasse, diciamo così, il diritto di mantenere il nome. Battaglia che poi perse, infatti i Pink Floyd continuarono da quel momento in poi, richiamando anche Wright come membro a tutti gli effetti della band, e poi il resto è storia, che appunto è extra. Waters nell'86 esce Momentary Lapse of Reason, ci vorranno diversi anni, si arriva negli anni 90 per ascoltare anche The Division Bell, e poi tutto il resto, insomma, è quello che ha portato la band o non band, quello che ne è rimasto ai giorni nostri, con le varie reunion e tutto quello che sappiamo e che è comunque attualità. Bene, ma noi siamo un canale di basso e quindi dobbiamo parlare di basso, quindi facciamo le nostre considerazioni e concludiamo in qualche modo parlando del Waters bassista. Allora, io personalmente, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, alla luce di quella che è la storia di questa band e la storia di quest'uomo, di quello che ha fatto, di quello che ha portato alla musica, io vi pregherei solo di ascoltare le mie personali 3 considerazioni. La prima è che effettivamente tutti sanno o potrebbero imparare a suonare le sue linee di basso, ma lui le ha scritte. La seconda è che la stragrande maggioranza dei bassisti al mondo vorrebbe imparare, dice, a suonare come Victor Wooten, come Stanley Clarke, come Marcus Miller, bravissimi, per carità, però se io vi parlo di The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, tac, sapete di cosa stiamo parlando. Conto fino a 3, ditemi un disco di Victor Wooten. 1, 2, 3. Che altro dire? E la terza è che dai, è innegabile, con Money si inizia a suonare il basso. Bene, questo era tutto, spero vi sia piaciuto questo viaggio all'interno dell'universo Pink Floyd, all'interno della vita, della carriera artistica del grandissimo, immenso Roger Waters. Se vi è piaciuto, o anche se non vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un commento qua sotto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e come sempre vi ricordo che potete trovarmi anche su tutti i social, potete diventare anche voi Buzzwalkers iscrivendovi alla pagina Facebook che trovate linkata qua sotto. Se vi interessa e non l'avete ancora fatto, vi ricordo che è appena uscito il mio primo videocorso Bassista Completo volume 1 per chi parte da zero e vuole arrivare ad avere una certa dimestichezza con lo strumento. Trovate sempre il link qua sotto sul mio sito e, come sempre dico, potete anche venire a trovarmi a casa mia. Anche per oggi è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao ciao!